Benvenuti nel quinto episodio della serie dedicata alle miniature di Tainted Grail. Oggi vedremo come dipingere l'ultimo dei protagonisti, Arev. Se vi sono piaciuti gli scorsi episodi e volete supportare la serie, lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale. Ma adesso cominciamo subito! Procederemo come sempre per step, stendendo i colori base, donando volume con shade e lumeggiature e infine arricchendo la miniatura con i dettagli più piccoli. Come mostrato nello scorso episodio, inizieremo stendendo i colori necessari sulla superficie della tavolozza. In questo modo sarà molto semplice creare i toni intermedi necessari per sfumature omogenee. Per stendere i colori base non è necessario essere estremamente precisi, soprattutto per i primi colori, quindi va benissimo anche usare un pennello più rovinato per velocizzare questa fase. L'importante è usare un vecchio pennello per raccogliere e mischiare i colori. Le origini di Arev sono da ricercare nell'agricoltura, perciò ho scelto di dargli una carnagione viva e colorita, nella quale metterò molto in risalto il volume dei muscoli. Il resto dello schema cromatico è piuttosto semplice, almeno per ora, dato che indossa pochi indumenti e accessori. In generale, mi trovo bene a scegliere come colori di partenza tonalità molto più scure di ciò che voglio ottenere alla fine, così da avere ampio margine per sfumare. Dare una prima mano di colore permetterà di avere un'idea sullo schema cromatico generale, che infatti ho deciso di ravvivare con una fascia verde. Il grano nella sacca per il momento lo dipingiamo di marrone, così da poterlo schiarire più avanti e ottenere un risultato più vario e naturale.
A differenza dei tatuaggi che avevano gli altri personaggi, quello di Arev, essendo proprio in rilievo, l'ho interpretato come una sorta di marchio magico, inciso nella pelle. Con questo ultimo colore si conclude la stesura della base e possiamo quindi passare allo shade. Anche per la miniatura di Arev il colore più adatto mi è sembrato il marrone, per donare alla pelle un colorito ancora più marcato e al resto della miniatura un tono più caldo. Una volta che sarà perfettamente asciutta, potremo cominciare a schiarire la pelle. Con un pennello più preciso iniziamo a individuare i volumi dei muscoli. Renderemo più armonioso lo stacco tra ombre e luci fra poco, ma per il momento usiamo questa differenza di colore per avere un'idea chiara di quali zone della pelle andranno illuminate. Le aree del viso come la fronte, il naso e gli zigomi vanno schiarite per dare volume e rotondità. A questo punto, con un tono intermedio tra quello di partenza e quello per i punti luce, sfumiamo lo stacco tra i due colori. In questa fase vi consiglio di usare il colore piuttosto diluito, così da essere poco invasivo ma comunque visibile. La consistenza che dovreste cercare di ottenere è quella di un velo leggero, ma non così liquido da colare ovunque. Meglio dover dare una seconda passata che coprire il lavoro fatto finora con un colore troppo denso. Se state usando una wet palette, un modo semplice per controllare la consistenza è stendere il colore sul foglio stesso della tavolozza. Se ci si vede attraverso lasciando un velo sottile e uniforme di colore, la consistenza è quella giusta.
Prendiamo un grigio chiaro per dare qualche colpo di luce sui capelli e usiamo poi lo stesso colore per i pantaloni. La trama prestampata, molto fitta, ci darà una mano nel creare volume e movimento, così come la posizione delle gambe. Per creare delle sfumature meno marcate, ma comunque omogenee, possiamo usare lo stesso colore con due consistenze diverse. Più coprente per le zone illuminate e più diluito per attenuare lo stacco tra chiaro e scuro. Per enfatizzare la posa di Arev e mettere in risalto solo alcuni punti precisi, aggiungiamo un po' di bianco per creare un tono ancora più luminoso, che useremo solo nelle parti sporgenti delle gambe e delle rocce. Anche per i gioielli metallici creiamo delle parti luminose, enfatizzando solo quelle che verrebbero colpite dalla luce zenitale, ovvero quella che arriva direttamente da sopra. Con lo stesso colore creiamo una texture sulle corde avvolte intorno alla falce e agli stivali. Schiarire solo alcuni punti dei gioielli servirà a concentrarne la luce e a creare quel riflesso tipico dei metalli. A questo punto possiamo passare a migliorare tutti gli elementi rimasti, come la fascia verde intorno alla vita, la borsa e la falce. Per arricchire con semplicità il bastone basteranno dei tratti più chiari disposti come venature del legno.
Arriviamo quindi al momento di dare un senso al grano nella borsa. Usiamo un giallo molto intenso per creare un fascio in forte contrasto con la base marrone, creando poi dei toni intermedi, più desaturati, con i marroni usati in precedenza. Con qualche variazione di colore andiamo a stemperare l'effetto finto che avrebbe un grano tutto dello stesso colore. Passiamo quindi alla parte che potrebbe richiedere un po' più di lavoro, ovvero creare una sfumatura convincente per simulare un effetto metallico senza usare colori metallizzati. Partiamo identificando in modo provvisorio i due estremi chiari. Poi facciamo lo stesso discorso con il nero per le zone che saranno scure. Vi chiedo scusa in anticipo per alcuni frame fuori fuoco. Mentre riprendevo non me ne sono accorta, ma ci tenevo comunque a mostrarvi alcuni passaggi che potrebbero esservi utili. Una volta deciso a grandi linee come dipingere la faccia, passiamo quindi alla fase più lunga, ovvero usare i colori che ci stanno nel mezzo per sfumare i due estremi. Si tratta di una tecnica molto complessa nella sua interezza, ma in questo contesto, per questa miniatura, ho preferito creare un effetto molto semplificato, che è un buon punto di partenza e fa comunque una discreta figura, anche perché volevo creare un metallo usurato e poco riflettente. Continuiamo così, mixando i colori fra loro, in modo da nascondere completamente le linee di stacco, fino ad arrivare ad usare il bianco puro per alcuni piccoli dettagli. Per enfatizzare la parte tonda e stretta della falce, ho cercato di creare una piccola sfumatura, che culminasse con una parte centrale molto luminosa. Con due sottilissime linee nel centro della lama, non allineate tra loro, daremo un aspetto ancora più rifinito e potremo aggiungere un ulteriore riflesso. Infine, ho deciso di enfatizzare l'usura della falce con graffi qua e là, con due toni di grigio diversi tra quelli usati prima.
Per i tatuaggi basterà ripassare con il colore di partenza sulle zone già dipinte, per poi completare quelli sul viso. Aggiungere anche qui dei punti più chiari, in corrispondenza delle zone luminose sulla pelle, renderà più armonioso il risultato finale. Per gli occhi procediamo come già visto negli scorsi episodi, mettendo due piccoli punti alle estremità. In caso venissero troppo grosse, potremmo sempre risistemare le pupille, aggiungendo eventualmente anche delle sottili sopracciglia per dare più espressione al viso. Per completare la basetta basterà rifinirla con il colore nero e scegliere alcuni ciuffi d'erba. Gli stessi che abbiamo usato per Verme li possiamo usare qui come fossero grani e con questo ultimo dettaglio possiamo considerare concluso anche Arev. Spero che questo video vi possa essere utile, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e iscrivetevi al mio canale. Vi lascio con due video interessanti che potrebbero piacervi. Alla prossima miniatura, ciao!